Nella sezione delle curve, in primitive, oltre al cerchio abbiamo anche l'ellisse. Quindi nel momento in cui attivo l'ellisse, ci ritroviamo qui un'ellisse. In realtà questa ellisse in questo momento assomiglia più ad un cerchio che a un'ellisse. Questo perché? Andiamo a vedere i suoi parametri. Il primo è il plane, quindi il piano nel quale giace. Qui abbiamo due raggi che in questo momento sono impostati su 1 e 1, quindi per questo l'ellisse diciamo è un cerchio, proprio perché i due raggi sono uguali. Se vado a creare quindi doppio clic number e vado a prendere un number slider e gli do un valore massimo di 10 e lo collego, quindi CTRL C, CTRL V, e lo collego a questi due elementi, rendendo diversi i due raggi, ottengo quindi quelle che sono le dimensioni dell'ellisse. Questo piano che appare qui sotto quadrettato è il piano di costruzione entro il quale insiste l'ellisse. Se non vogliamo visualizzarlo o lo vogliamo vedere un pochino più piccolo perché magari ci dà fastidio, entrando nel menu in alto Display, Preview Plane Size, qui dentro c'è un numero che indica la grandezza del piano. Se io lo pongo pari a 0 e clicco su Invio, il rettangolo basso scompare. Anche in questo caso, quindi anche con il plane, io posso creare qui un punto e legarlo, quindi vado su vettori, inserisco un punto, lo collego a questo elemento e poi vado qui a creare quindi con CTRL V creo altri due number slider che vado a collegare alla Y e alla Y, alla X e alla Y dell'oggetto. Quindi con questi parametri io posso spostare la posizione dell'ellisse. Perché in Grasshopper è importante imparare a creare queste forme elementari? Perché alla fine la modellazione all'interno di Grasshopper è uguale alla modellazione di Rhino. L'unica differenza è che invece di disegnare nell'area di lavoro, noi disegniamo all'interno di Grasshopper e quindi se noi vogliamo creare un qualsiasi tipo di forma abbiamo come facciamo in Rhino a modellare, quindi creiamo prima il 2D e da quel 2D poi facciamo delle operazioni di 3D. Grasshopper funziona con la stessa identica logica, quindi se io voglio creare degli oggetti 3D devo creare prima degli oggetti 2D e poi da quelli devo andare a creare il 3D. Quindi il ragionamento con il quale si modella in Rhino e in qualunque altro programma di modellazione 3D è lo stesso che segue Grasshopper. L'unica differenza è che Grasshopper invece di utilizzare i classici comandi, utilizza questi componenti che devono essere poi legati tra di loro in maniera coerente.